Ciao, benvenuto su Nassi Skate. Io sono Aleasso e nel video di oggi, invece di montare su una tavola, vi porto con me a vivere la mia prima esperienza di lancio da un paracadute. Let's skate! Anche se non parliamo propriamente di skate, vi voglio comunque raccontare questa mia esperienza del lancio dal paracadute, perché con lo skate condivide un aspetto che è molto importante, un aspetto che mi ha fatto sempre sentire molto vivo ed è un grande allenamento per la vita di tutti i giorni, che è l'affrontare le proprie paure. Partiamo dal fatto che quello di saltare col paracadute è sempre stato nella lista delle mie cose da fare prima di morire, che però soprattutto per paura inconscia non mi ero mai né informato su come dover farlo. E devo ringraziare mio fratello che per il compleanno mi ha regalato appunto il biglietto per andare a fare un salto, dandomi la spinta di cui avevo bisogno. Quando me l'ha detto, in quel momento ho detto, ops, mi ero là visto già un po' tremante, ma poi ho detto, no, che figata, era da sempre che lo volevo, andiamo. Mi sono presentato là il giorno in cui avevo prenotato, tutto esaltato, gasato, eccetera, eccetera. Solo che quando sono arrivato là c'era da aspettare un po' il proprio turno, ti mettevano in lista, ti facevano svuotare le tasche, lasci tutto in macchina e aspetti che ti chiamino il tuo nome per prepararti, imbragarti e salire. Ecco, quello è stato il momento peggiore e più difficile di tutta l'esperienza, perché nel momento in cui ero lì da solo con i miei pensieri, a immaginarmi gli eventuali esiti della cosa, la mia mente non faceva altro che crearmi ansie su ansie. E sono arrivato al momento in cui mi hanno chiamato che avevo una tensione addosso abominevole, che quasi non camminavo da quanto ero teso. Però dai, vedendo le facce contente e esaltate degli istruttori, degli altri che si sarebbero lanciati, un po' mi sono tranquillizzato. Siamo poi saliti sull'aereo, il decollo è stata una figata perché a me è sempre piaciuto vedere appunto il terreno che diventa sempre più piccolo, per cui era a fianco al finestrino, mi sono goduto il decollo e fin là tutto bene. Le cose cambiano quando all'improvviso si spalanca il portellone dell'aereo e da pigiati come sardine che eravamo al decollo, uno alla volta la gente comincia a sparire giù nel vuoto e là ti rendi conto che di lì a poco è il tuo turno e là è il momento di panico totale, dici oh cazzo, l'uscita è da quella parte, sono a 4200 metri e mi sto per lanciare giù da un aereo. Ma è proprio in quel momento che mi è successa lo switch più interessante e più importante. Mi sono reso conto che ormai la decisione era presa, di lì non si scappava, quindi la paura non mi serviva più a niente, perché la paura in effetti serve solo a farti evitare di intraprendere certe attività, ma ormai in quel momento, seduto al portellone dell'aereo con i piedi a penzoloni, era già troppo tardi. Se anche fosse andato qualcosa storto, mi sarei schiantato a terra da 4000 metri, per cui proprio non avrei sentito niente, cioè dato via, ciao. Per cui mi sono detto, ormai appunto, ormai la paura non serve più a niente, tanto vale goderci il momento. E là mi sono abbandonato al momento, mi sono goduto un salto che è stata una delle emozioni più intense, più di vivacità, di libertà, di estasi che abbia mai provato nella vita mia. E in fin dei conti nella vita è sempre così. Le cose che ti rendono più felici, più vivo e che sono più emozionanti sono sempre dall'altro lato della paura. Sono arrivato a terra che avevo un sorriso da orecchio a orecchio e la prima cosa che avrei voluto fare sarebbe stato tornare su di nuovo e rilanciarmi. Emozioni così intense mi hanno fatto rendere conto l'altra volta quanto la paura sia un'emozione bastarda, perché raggiunge il suo massimo apice quando ancora non abbiamo cominciato a fare quello che ci spaventa, quando siamo lì che ci pensiamo, che lasciamo che la testa vada in giro a creare possibili esiti negativi,
ci può addirittura stritolare nell'ansia e farci sentire malissimo. Nel momento poi invece in cui decidiamo, ok, lo faccio lo stesso no matter what, allora è là che scatta la magia. La paura scompare d'improvviso e ti ritrovi solo con l'estasi del momento. E in effetti uno degli aspetti che mi ha fatto innamorare subito dello skate, soprattutto nell'imparare ad andare con lo skate e di imparare cose nuove sullo skate, è che ti metti sempre costantemente di fronte a delle paure. Ovviamente sono meno intense di quello che ho provato nel lancio del paracadute, però sono molto più costanti. Lo skate innanzitutto possiamo prenderlo, non dico tutti i giorni, ma quasi, e quasi ogni cosa nuova che proviamo sullo skate ci porta sempre un certo livello di paura, altrimenti se non lo fa vuol dire che non stiamo spingendo abbastanza e stiamo restando troppo nella nostra zona di comfort, per cui è il segnale che possiamo spingere un po' di più. Infatti metterci di fronte alle nostre piccole grandi paure, spesso in queste attività che alla fine sono divertenti, come lo skate, come è stato il lancio dal paracadute, è un enorme e importantissimo allenamento per la vita, perché il coraggio alla fine non è altro che un muscolo che va allenato. Il coraggio innanzitutto non è non aver paura, ma è agire lo stesso nonostante si abbia paura. Ed è un muscolo che va allenato, perché noi abbiamo un cervello che è impostato sulla sopravvivenza, non sulla ricerca della felicità. Per cui è necessario e importante metterci sempre di fronte a delle piccole paure. Imparare ad andare in skate ti mette costantemente di fronte a delle piccole paure e ti abitua a superarle, che sia le prime volte che ci metti i piedi sopra e che vedi che potrebbe scappare da una parte all'altra e sbatterti a terra, che sia quando cominci a prendere velocità che non sai come gestirla, che sia quando cominci ad andare in mezzo al traffico o a percorsi affollati e che non sai mai come si muove il resto della gente, o che sia quando impariamo a fare dancing e freestyle, che sai in qualsiasi momento ti potresti intrippare o sbatterti nella tavola e finire male, perché ci abitua appunto a vedere la paura, dire ok, no, io vado lo stesso, andare lo stesso e vedere la paura che scompare e che ci resta solo un momento magico. Ora vi lascio con le immagini del salto dal paracadute e ci vediamo presto con un prossimo video sullo skate questa volta. Let's skate! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am
I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding